ha visto cadere imperi sotto la polvere del tempo, ha assistito al tramonto di civiltà che credevano di essere eterne, eppure lei è ancora qui, indomabile, scolpita nella pietra e nel tempo, una dea che ha plasmato il destino dell'Occidente e continua a respirare, a vivere, a trasformare chiunque osi camminare sulle sue strade millenarie. Questa è Roma. Dicono che tutte le strade portano a Roma, ma nessuno ti dice che una volta arrivato, Roma non ti lascia più andare. È l'unica città al mondo che ti sfida a ogni passo. Vuoi essere solo un turista o sei pronto a diventare parte della storia? Perché Roma non è una destinazione. Roma è un'esperienza che ti entra dentro e ti trasforma. In questa serie di video non ti dirò solo cosa vedere a Roma, ti mostrerò come viverla, come capirla, come muoverti con l'intelligenza di chi la conosce davvero, perché Roma non si può visitare di fretta, si può solo conquistare un passo alla volta. Ti sei mai chiesto perché Roma ti colpisce così profondamente? Perché milioni di persone ogni anno attraversano oceani solo per camminare sulle sue pietre? La risposta sta in un fatto unico. Roma è l'unica città al mondo dove 3000 anni di storia non sono chiusi nei musei, ma vivono sotto i tuoi piedi, respirano intorno a te, ti avvolgono mentre bevi un caffè. Qui ogni angolo racconta una storia diversa. Il marciapiede su cui cammini potrebbe nascondere una domus imperiale. La chiesa dove entri per ripararti dal sole sorge sui resti di un tempio pagano. Il ristorante dove ceni la sera occupa lo spazio di un antico teatro dove 2000 anni fa si recitava in latino. Non è nostalgia del passato, è il passato che vive nel presente. Parigi è bellissima, ma è Parigi del Settecento e dell'Ottocento. Londra è potente, ma è la Londra vittoriana e moderna. Roma invece è tutto insieme, la Roma imperiale, quella medievale, quella rinascimentale, quella barocca e quella contemporanea, tutte stratificate nello stesso metro quadrato. Scavi un metro sotto un palazzo del Seicento e trovi una villa romana del I secolo. Scavi ancora e trovi i resti della città arcaica dell'VIII secolo avanti Cristo. È un millefoglie di civiltà che non esiste da nessun'altra parte. Prendiamo San Clemente, una chiesa che vedremo nel dettaglio più avanti. Entri in una basilica del XII secolo con mosaici dorati. Scendi di un livello e trovi una chiesa del IV secolo con affreschi bizantini. Scendi ancora e trovi un tempio dedicato al dio Mitra e i resti di edifici romani del I secolo. 3 livelli di storia, 3 civiltà diverse, tutto verticale, nello stesso punto. Questo è Roma. E questo è quello che nessun'altra città può offrirti. Quando cammini per le strade del centro, non stai solo guardando monumenti, stai letteralmente camminando sulla storia. I sanpietrini sotto i tuoi piedi sono gli stessi su cui camminavano imperatori, papi, artisti del Rinascimento, soldati napoleonici. Le pietre del Colosseo hanno visto 1 milione di persone morire per intrattenimento. Le mura della Sistina hanno ascoltato i conclavi che hanno cambiato la storia del cristianesimo. Ma Roma non è solo un museo a cielo aperto, è l'energia di una metropoli moderna che pulsa attraverso le vene di un corpo antico. È il paradosso di una città dove il Papa benedice le folle in piazza San Pietro, mentre a pochi metri, in Borgo Pio, ragazzi romani bevono spritz seduti su vespe parcheggiate in doppia fila. È il luogo dove l'arte più sublime della Cappella Sistina convive con il traffico più caotico d'Europa.
Roma è una città di contrasti violenti che in qualche modo funzionano. È eleganza barocca e degrado urbano. È Armani e mercatino dell'usato. È ristoranti stellati Michelin e pizzeria al taglio da 2 euro dove si mangia meglio. È ordinata nei suoi monumenti e caotica nella sua vita quotidiana. I romani stessi sono un paradosso. Si lamentano della loro città ogni giorno, del traffico, della sporcizia, della burocrazia, dei turisti che intasano i mezzi pubblici, poi la difendono con violenza se qualcuno che non è romano osa criticarla, perché Roma non è solo una città in cui vivono, è un'identità che portano addosso come una seconda pelle. E questa energia contraddittoria, questa tensione continua tra antico e moderno, tra sacro e profano, tra bellezza e caos, è esattamente quello che rende Roma unica. Non è perfetta, non è pulita, non è efficiente, ma è viva in un modo che nessun'altra città europea può replicare. Questa serie è pensata per chi vuole andare oltre la superficie, chi non si accontenta di scattare foto davanti ai monumenti, ma vuole capire cosa li rende così potenti. Chi non vuole solo visitare Roma, ma vuole capirla davvero. Ogni video ti porterà più a fondo nella città, dal pratico al culturale, dai trucchi per risparmiare tempo e soldi ai segreti che nemmeno tutti i romani conoscono. Perché Roma premia chi sa guardare con attenzione, chi sa ascoltare le storie che le pietre raccontano, chi sa aspettare il momento giusto per scoprire la sua vera magia. Nel capitolo 2 ti insegno a sopravvivere a Roma dal punto di vista pratico, come arrivare dagli aeroporti senza farti derubare dai taxi, come muoverti con metro e bus, se il Roma Pass conviene davvero o è solo una trappola per turisti. Tutto quello che ti serve sapere prima ancora di mettere piede in un monumento. Nei capitoli 3 e 4 affrontiamo i 10 monumenti essenziali che non puoi assolutamente perdere, ma non ti darò solo l'elenco. Ti spiego quando andarci per evitare le code infernali, quanto tempo serve davvero, dove fare le foto migliori, quali biglietti comprare per risparmiare, Colosseo, Vaticano, Pantheon, Fontana di Trevi, ognuno con strategie precise per visitarlo nel modo più intelligente. Nel capitolo 5 ti porto nei luoghi segreti che anche molti romani ignorano. Il buco della serratura da cui vedi 3 nazioni in una volta sola, la chiesa a 3 livelli dove scendi fino alle sorgenti romane, il quartiere che sembra uscito da una fiaba, i posti dove vai per sentirti privilegiato, non per spuntare caselle su una lista. Nel capitolo 6 parliamo di dove dormire, non una lista casuale di hotel, ma una strategia precisa in base al tuo budget e al tipo di viaggio che vuoi fare. Centro storico, Trastevere, Prati, Monti. Ogni quartiere ha un'anima diversa e si adatta a viaggiatori diversi. Famiglie con bambini, coppie in cerca di romanticismo, giovani che vogliono vita notturna, anziani che cercano comodità, ognuno ha il suo quartiere perfetto. Nel capitolo 7 ti insegno a mangiare come mangiano i romani, non come mangiano i turisti. I 4 piatti sacri della cucina romana, dove trovarli autentici e non nelle trappole turistiche. I mercati storici dove fare colazione, gli aperitivi con vista, la vita notturna quartiere per quartiere, perché a Roma si mangia incredibilmente bene, ma solo se sai dove andare. Nel capitolo 8 scopri la Roma gratuita. Fontane, chiese piene di capolavori, parchi, panorami spettacolari, tutto accessibile senza spendere un euro. Come riempire 3 giorni interi pagando solo i mezzi pubblici e tornare a casa con ricordi che altri pagano centinaia di euro per avere. Nel capitolo 9 ti metto in guardia da truffe, errori comuni e comportamenti da evitare. I gladiatori fotografici, i ristoranti con il menù in 10 lingue, le zone dove è meglio non andare la sera, tutto quello che può rovinarti il viaggio se non lo sai prima. Nel capitolo 10 ti do i 15 consigli pratici definitivi per organizzare il viaggio perfetto, quando prenotare, come costruire un itinerario sensato, cosa mettere in valigia, come gestire il clima romano che cambia da un'ora all'altra. La checklist completa prima di partire. Ora, parliamoci chiaro. Roma non è Disneyland, non è pulita come Copenaghen, non è efficiente come Tokyo,
non è organizzata come Monaco e il servizio clienti non è gentile come in Giappone. Roma è caotica. I marciapiedi sono stretti e spesso occupati da motorini. Il traffico è una giungla dove vince il più furbo. I mezzi pubblici sono affollati ed d'estate fanno un caldo infernale. Le code ai monumenti possono durare ore se non ti organizzi. I ristoranti turistici vicino ai monumenti sono carissimi e pessimi. E sì, ci sono borseggiatori, venditori abusivi e truffatori che cercano di approfittarsi dei turisti. Ma tutto questo è parte del pacchetto. Roma non è una città creata per i turisti. È una città vera, dove vivono 3 milioni di persone che devono andare al lavoro, portare i figli a scuola, fare la spesa. I turisti sono ospiti, non il centro dell'universo. E questo paradossalmente è uno dei suoi punti di forza. Se vuoi tutto perfetto, organizzato, prevedibile, forse Roma non è la città giusta per te, ma se sei disposto ad accettare un po' di caos in cambio di emozioni che ti porterai dietro per tutta la vita, allora sei nel posto giusto. Perché sì, a Roma ti perderai. Sì, prenderai la metro nella direzione sbagliata. Sì, pagherai troppo per un caffè vicino a Piazza Navona. Sì, ti stancherai di camminare sui San Pietrini, ma poi ti ritroverai davanti al Pantheon al tramonto con il raggio di sole che entra dall'Oculus, o sulla cupola di San Pietro con Roma infinita sotto di te, o nel vicolo di Trastevere con il profumo di cacio e pepe che esce dalle finestre, e capirai che ne è valsa la pena ogni singolo secondo. Ecco perché Roma ti cambia. Perché ti insegna che la bellezza non è qualcosa da ammirare da lontano, ma qualcosa in cui immergerti completamente, anche quando è scomoda. Ti insegna che la storia non è un peso morto, ma una forza viva che modella il presente e ti fa capire da dove vieni. Ti insegna che l'eternità non è un concetto astratto, ma una sensazione fisica che provi quando il sole tramonta dietro la cupola di San Pietro e per un attimo tutto ha senso. Roma non regala niente a chi corre, non si lascia conquistare in 3 giorni, mordi e fuggi, ma dona tutto a chi sa fermarsi, guardare con attenzione, ascoltare quello che le pietre hanno da dire, a chi accetta di rallentare, di perdersi, di sbagliare strada e scoprire qualcosa di inaspettato proprio per quello. Non aspettarti una guida turistica tradizionale. Aspettati una conversazione onesta su una città complessa, difficile, frustrante e assolutamente irresistibile. Aspettati di scoprire non solo Roma, ma anche una parte di te che non sapevi esistesse. Perché alla fine, questo è quello che fa Roma con tutti noi. Ci mostra chi potremmo diventare se solo avessimo il coraggio di lasciare che una città vecchia di 3000 anni ci insegni qualcosa di nuovo. Pronto? Si parte.